tutti e benvenuti in questo mio primo video in cui vi parlerò di un'esperienza secondo me unica e sicuramente da provare, che è il programma Au Pair. In particolare vi parlerò di un'agenzia, Cultural Care, che offre questo tipo di programma, ma comunque ne esistono anche altre di agenzie che offrono questo servizio, ma io non sono ben informata sulle altre, quindi diciamo vi darò le informazioni per quanto riguarda Cultural Care, in quanto è l'agenzia a cui ho deciso di affidarmi, in quanto sarà appunto una futura au pair, e ci tenevo insomma a condividere con voi l'inizio di questa mia avventura. Quindi partiamo subito. Allora, partiamo subito dicendo di cosa si tratta questo programma Au Pair. Diciamo che è un programma di scambio culturale che ci dà la possibilità di lavorare negli Stati Uniti per un periodo minimo di un anno, che poi è estendibile per un altro anno, quindi per un totale di 2. Si sarà responsabili dei bambini, della cura dei bambini di una famiglia americana, e anche se comunque diciamo è molto più di essere una semplice babysitter per loro, perché sarà come diciamo essere per loro un fratello e una sorella maggiore. Questo diciamo che l'agenzia ci ha tenuto parecchio a sottolinearlo più volte, perché comunque ci si immerge completamente nella cultura americana, vivendoci comunque giorno per giorno, quindi un'esperienza davvero intensa. Questo programma di Cultural Care prevede il volo di andata e ritorno per gli Stati Uniti e tutti gli spostamenti interni, quindi se comunque vi dovete spostare dall'aeroporto alla famiglia è tutto compreso, cosa secondo me non da nulla, perché comunque insomma i voli per l'America costano un po', lo sappiamo, no? Quindi insomma in questo tipo di programma sono già compresi. Poi avremo comunque il supporto di Cultural Care per tutta la durata del programma, dall'inizio, da quando deciderete di iniziare questa avventura, quindi alla compilazione dell'application per fare domanda per il programma, dal momento della prepartenza fino anche tutto il periodo in cui sarete là. Avete comunque sempre lo staff a vostra disposizione, che secondo me è una cosa molto importante, perché comunque essere lontani così da casa, cioè non è proprio dietro l'angolo l'America, e comunque se è la vostra prima esperienza come au pair, come nel mio caso, diciamo che non fa male avere qualcuno su cui diciamo poter fare affidamento se succede qualcosa. Poi cos'altro? Allora, avrete vitto e alloggio pagato presso la famiglia in cui andrete a stare, ed avrete anche uno stipendio settimanali di $195,75, che praticamente saranno tutti vostri, perché comunque avendo già vitto e alloggio pagati, quelli sono soldi che vi tascherete voi. Avrete anche una borsa di studio del valore di $500, che potrete utilizzare per studiare in America a un college o a un corso di vostra scelta, quindi qualsiasi cosa che vi piacerebbe studiare e imparare potete farlo, perché diciamo è un programma che prevede lavoro e studio, quindi dovrete guadagnarvi anche i 6 crediti prima del vostro ritorno in Italia. Poi praticamente voi andrete là con un visto J1, quindi che vi permette appunto di lavorare e studiare in America, e che prevede anche alcuni benefici, comunque alcuni diritti per voi, che sono 2 settimane di ferie pagate, ed inoltre anche un 13° mese dopo l'anno che avrete passato a lavorare presso la famiglia, che potrete utilizzare come meglio credete. Ovviamente insomma di solito si usa per viaggiare negli Stati Uniti, che insomma fa gola, no?
Quali sono però i requisiti per poter partecipare a questo programma au pair? Allora, prima di tutto bisogna avere tra i 18 e i 26 anni, essere in possesso di un diploma di scuola superiore ed avere un buon livello di inglese. Sì, lo so, è un po' un punto che preoccupa in molti, però diciamo che comunque alla fine non è uno scoglio così insormontabile, perché il livello, cioè, non è così alto, non bisogna che voi sappiate alla perfezione l'inglese, assolutamente. Diciamo che bisogna che voi riusciate a capirvi con la famiglia, quindi capire più o meno cosa vi chiedono, capire un po' cosa dovete fare, quindi diciamo un livello minimo. Poi bisogna che voi appunto abbiate esperienza con i bambini, ovviamente, per un minimo di 200 ore tramite l'esperienza appunto di babysitter, che può essere anche con i vostri familiari, cioè cugini, nipoti, chiunque va bene, che sia anche di volontariato oppure un tirocinio che avete fatto presso un asilo nido, non so, comunque in generale qualsiasi attività con i bambini, insomma, va benissimo. Più esperienza avete poi meglio è, ovviamente, più interessante sarà anche la vostra domanda, diciamo. Poi dovrete avere la fedina penale pulita, dovrete avere la patente di guida, cosa molto importante, che diciamo se non l'avete già dovrete averla comunque prima della partenza, quindi insomma dovete per forza mettere in programma di prenderla, ecco. E poi altra cosa molto importante è essere in buona salute e non fumare, assolutamente non vogliono au pair fumatori, non c'è questa possibilità. Se fumate dovete impegnarvi a smettere. Prima partenza bisogna fare magari una lettera alla famiglia in cui diciamo vi prendete questa cosa e promettete insomma di non fumare, anche perché se verrete diciamo scoperti in qualsiasi momento a fumare verrete presi e rimandati a casa, quindi io vi consiglio vivamente insomma di cercare di smettere se siete fumatori, altrimenti niente, è ancora più semplice per voi. Ma perché fare questo tipo di esperienza alla fine, no? Secondo me diciamo fare l'au pair offre la possibilità di immergersi completamente appunto nella cultura americana, sperimentarla e viverla in prima persona. Inoltre ci permetterà di viaggiare, lavorare e studiare negli Stati Uniti. Per non parlare comunque del fatto che potrete migliorare comunque il vostro inglese in maniera del tutto naturale. Il tutto poi è regolamentato dal Dipartimento di Stato americano, quindi sarete completamente tutelati sia voi che la famiglia comunque. Se non vi ho ancora convinti o comunque per avere maggiori informazioni riguardo comunque a questo programma, su com'è la vita ad esempio in au pair, quali sono i compiti, come fare domanda, ma soprattutto anche quali sono i costi, vi aspetto nei miei prossimi video. A presto!